Ciao a tutti, sono Anna Mancini e in questo video vorrei condividere qualche informazione utili per tutte le persone che vivono in posti dove ci sono pericoli di terremoti. Si sa da sempre che gli animali selvaggi hanno la capacità di percepire i cambiamenti nel loro ambiente che annunciano l'avvenimento di un pericolo come un terremoto o anche altri pericoli naturali. Ma come fanno loro a percepire questi cambiamenti? Ci sono 3 punti importanti per capire come fanno gli animali selvaggi a percepire che sta per scatenarsi un terremoto. Prima di tutto, gli animali hanno una sensibilità corporale ottima al loro ambiente. Hanno anche il vantaggio di camminare senza scarpe, ciò che fa sì che loro possono percepire con le zampe tutti i cambiamenti elettromagnetici che succedono dove stanno camminando. Questo era il primo punto. Il secondo punto è che gli animali selvaggi hanno conservato un nesso conscio con il loro corpo, ciò che vuol dire che sono consci di ciò in tempo reale, di ciò che sta succedendo nel loro corpo. Dunque l'informazione captata tramite il corpo passa direttamente alla loro coscienza. Terzo punto, gli animali selvaggi che vivono in posti dove ci sono stato spesso dei terremoti sono dunque discendenti di animali selvaggi sopravvissuti ai terremoti e per questo fatto hanno ereditato una memoria corporale che serve a loro a salvarsi la vita quando si ritrovano in circostanze simili a quelle che hanno vissuto gli antenati. Spiego. Ad esempio, c'è un gruppo di animali selvaggi che sta camminando in un posto e nel loro corpo sentono che c'è qualcosa che non va nell'ambiente. Queste percezioni riattivano la loro memoria corporale o cellulare, come volete voi, e questa memoria scatena dentro di loro una paura intensa che fa sì che tutti si mettono a andare via, fuggono perché sanno che c'è un pericolo per la loro vita. E il mio parere è che gli animali selvaggi non sanno che pericolo sta per scatenarsi, però sanno tramite le informazioni captate dall'ambiente che c'è un pericolo e che devono andare via. Questo per gli animali selvaggi. I nostri animali domestici come cani, gatti, mucche, cavalli dovrebbero anche avere questa capacità, ma sfortunatamente molti di loro l'hanno persa al contatto con noi. Mentre i nostri animali domestici non possono fare nulla per riattivare questa capacità, noi esseri umani possiamo usare i nostri sogni, la nostra volontà, la nostra intelligenza per ritrovare questa capacità che adesso è divenuta molto molto utile, perché tutti gli strumenti che abbiamo inventato non sono sempre efficaci al 100% per salvare la vita della gente. Allora, come si può fare per usare i sogni per essere avvertiti dell'avvenimento di un terremoto e così salvarsi la vita e salvare la vita dei nostri cari? Infatti non è difficile ritrovare questa capacità che abbiamo perso, perché il nostro corpo, come quello degli animali selvaggi, ha conservato la sua sensibilità al suo ambiente e questo fa parte del nostro istinto di sopravvivenza. Però l'unica differenza con gli animali selvaggi e noi è che gli animali selvaggi hanno conservato la coscienza di ciò che succede nel corpo e noi l'abbiamo persa. Molti di noi sentono il loro corpo quando provano un dolore, un piacere, la fame, però hanno perso questa capacità conscia di percepire ciò che il corpo capta e ciò che succede nel corpo. Ma la buona notizia è che tutte queste informazioni che non affiorano direttamente alla nostra coscienza,
affiorano in modo indiretto tramite i sogni alla nostra coscienza e questo fa sì che possiamo, come gli animali selvaggi, essere avvertiti ma usando i nostri sogni. Facendo questo lavoro personale di osservazione dei nessi tra i vostri sogni e la vostra realtà vi permetterà di essere avvertiti dei terremoti che stanno per scatenarsi ed anche di altri pericoli che stanno nel vostro ambiente. Però vi permetterà anche di ristabilire una comunicazione migliore con il vostro corpo, con la sua memoria ed anche con la vostra anima. E la vostra anima è molto più potente del vostro corpo e delle sue capacità per avvertirvi di tutti i tipi di pericoli e aiutarvi a vivere al meglio la vostra vita. Adesso vorrei parlarvi di un esempio personale di sogni di terremoti che ho fatto quando stavo viaggiando negli Stati Uniti. Per un mese ho fatto 3-4 sogni uguali dove c'era un terremoto, un terribile terremoto e era come se fosse reale ed io avevo tanta paura e mi svegliavo in uno stato di shock. Però al mattino, facendo il mio lavoro di osservazione, ho capito subito che questi sogni dei terremoti non erano dei sogni di terremoti reali, erano dei sogni che erano stati scatenati dal mio corpo, dalla sua memoria, perché avevo fatto delle sedute di elettroagopuntura e il mio corpo aveva capito che questa elettricità, microelettricità che mi era stata mandata principalmente nelle gambe, erano un pericolo di terremoto e aveva fabbricato questo sogno per avvertire la mia mente conscia. Dunque ho capito anche che ho ereditato la memoria dei miei antenati e dei miei genitori e ci sono moltissime probabilità che tutta la gente italiana e anche di altri posti che vivono dove ci sono stati sempre dei terremoti hanno anche loro ereditato questa memoria che può aiutarli se fanno un piccolo lavoro personale di osservazione dei loro sogni per sapere quando un sogno di terremoto è veramente un sogno che annuncia un terremoto reale o no. Perché non tutti i sogni di terremoti sono dei sogni di terremoti reali che vi avvertono dei pericoli. E vi darò 3 esempi. Ad esempio, ci sono dei sogni di terremoti che possono essere scatenati quando una persona cambia del tutto le sue idee. Il suo subconscio, per il suo subconscio è come se fosse stato un terremoto perché tutte le sue abitudini, tutta la base della sua vita psicologica è crollata e questo può far sì che succede allora un sogno di terremoto che sembra molto reale e dove c'è anche molta paura. Questo è il primo esempio. Una seconda possibilità di sogni di terremoti che non sono degli avvertimenti sono i sogni che possono riguardare i problemi di salute, perché il nostro corpo, l'interiore del nostro corpo è un mondo dove ci sono tutti i tipi di eventi ed anche terremoti. Dunque questi tipi di sogni possono avvertire le persone che c'è un problema di salute. Un terzo esempio di sogni di terremoti che non sono dei sogni di avvertimento sono i sogni che sono fatti quasi ogni notte fino alla loro guarigione dalle persone che sono rimaste traumatizzate da un terremoto reale che hanno vissuto. Per fortuna i loro sogni di ogni notte non vanno a realizzarsi, a materializzarsi. Sarebbe molto utile condividere questo video con i vostri amici, soprattutto con gli amici che vivono in posti pericolosi. Non tutti noi abbiamo il desiderio o il tempo di fare un lavoro personale sui sogni
per sapere quando un sogno di terremoto che abbiamo fatto è un sogno di avvertimento di terremoto reale o un sogno di avvertimento per un'altra cosa. Perciò sarebbe molto importante di fare dei gruppi di veglia onirica nei posti dove ci sono sempre stati terremoti, così quando una persona sogna di terremoto, invece di avere paura, può andare a verificare se altre persone hanno anche loro sognato di terremoti. Terminato questo video, non avete paura dei disastri naturali, il nostro mondo è bellissimo, invece imparate a usare i vostri sogni per essere avvertiti quando dovete spostarvi. Grazie per il vostro ascolto e a presto, ciao!